Ancora queste particelle C e NE, Francesco? Ma cos'hai da raccontarci ancora? Quanti usi hanno questi pronomi malefici? Forse questo è quello che hai pensato quando hai visto il titolo del mio video. In questa lezione ti presenterò l'uso delle particelle C e NE quando accompagnano il verbo pensare, perché ne possono cambiare il significato in modo non indifferente. Farò del mio meglio per rendere l'argomento semplice e chiaro e alla fine di questa lezione avrai imparato alla perfezione la differenza tra cosa ne pensi e ci pensi tu? Vediamo tutto questo insieme. Cominciamo con il pronome ne che accompagna il verbo pensare. Esempio: hai visto il mio nuovo video? Che cosa ne pensi? In questo caso ho usato il pronome ne. Che cosa sostituisce in questa frase? E che cosa voglio ottenere con questa domanda? In questo caso sto chiedendo un'opinione. Che cosa pensi del mio nuovo video? Qual è la tua opinione a proposito del mio nuovo video? Quindi ne significa del video, del mio nuovo video. Nei miei video precedenti su questo pronome ho spiegato infatti che ne significa effettivamente di qualcosa o di qualcuno. Come sempre sostituisce un elemento della frase che abbiamo menzionato prima e che non vogliamo ripetere per non rendere il discorso pesante, ridondante. Quindi il verbo pensare accompagnato dal pronome ne in una domanda è usato proprio per chiedere un'opinione su qualcosa o su qualcuno. Cosa ne pensi? Che opinione hai di questo? Cosa pensi di questo? Un altro esempio. Potremmo andare al cinema questa sera. Che cosa ne pensi? Ne significa di questo, di questa proposta. Cosa pensi di questa proposta? È questo il maglione nuovo che ho comprato. Che cosa ne pensi? Ne significa del maglione. Fino a qui ci siamo? Prima di passare all'uso di questo verbo, con il pronome ci, ti invito a scaricare quello che abbiamo preparato per te, perché ho un documento PDF gratuito che include il contenuto di tutta questa lezione. Ma riceverai anche un esercizio per mettere in pratica tutto quello che imparerai. Clicca sul link nella descrizione di questo video per ricevere tutto gratuitamente e in pochi minuti nella tua casella di posta. Sarà sufficiente inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà. Procediamo? Vediamo adesso il pronome ci che accompagna il verbo pensare. Qui ti presento due usi particolari. In questo video sulla particella ci ti ho spiegato che ci può significare a questo, a quello e sostituisce un complemento introdotto dalla preposizione a. Ma come sai, ci può anche sostituire un luogo, no? Roma è bella, ma non ci vado quasi mai. Queste informazioni ci serviranno a breve, Vediamo adesso il verbo pensare accompagnato da ci. Pensare, nel suo significato base, significa avere in mente o rivolgere il pensiero. Pensare. Mettiamo tutto insieme in una frase. Danko, il mio ultimo cane, ci ha lasciati 10 anni fa, ma io ci penso ancora tanto. In questo caso ci che cosa significa? Ci penso. Penso a Danko, al mio cane. Quindi ci significa a lui, a questo, a quello. Questo caso, secondo i linguisti, ricade nel caso del ci locativo, quindi sostituisce un luogo, ma
è un luogo immaginario verso cui indirizziamo il pensiero. Il mio pensiero va in direzione di Danko e quindi ci penso sempre, dirigo il mio pensiero in quel luogo immaginario. Lo so, potrebbe non sembrare logico, ma è così. Quindi per sostituire complementi come a lui, a esso e così via, con il verbo pensare usiamo il pronome locativo ci. Non possiamo usare il pronome indiretto gli. Non potrei mai dire gli penso sempre. No, ci penso sempre. Il nostro ultimo viaggio è stato un inferno. Infatti Giulia ci pensa ancora. Giulia pensa ancora al viaggio. Quindi questo è il caso di pensare nel suo significato base, letterale. Dirigere il pensiero, avere in mente. Ma il verbo pensare può avere anche un altro significato. Osserva questa frase. Se non hai voglia di preparare il pranzo, ci penso io. E qui che cosa significa pensare? Significa avere in mente? E che cosa sostituisce ci? In questo caso ci significa a preparare il pranzo. Penso io a preparare il pranzo, perché tu non ne hai voglia. Di nuovo, ci significa a qualcosa, a questo, a quello, un complemento introdotto dalla preposizione a. Ma in questo caso pensare significa occuparsi, prendersi cura di qualcosa o di qualcuno. Quindi mi occupo io di preparare il pranzo, se tu non ne hai voglia, lo faccio io. Quindi pensare non significa pensare, avere in mente, ma significa occuparsi di qualcosa, prendersi cura di qualcosa. So che può essere un po' complesso, per questo attraverso il link che trovi nella descrizione di questo video potrai scaricare il documento PDF completo con un esercizio, tutte cose che abbiamo preparato proprio per te. Continuiamo con altri esempi di questo uso particolare del verbo pensare con il pronome ci. Comprate voi il pane? Sì, ci pensiamo noi. Pensiamo noi a comprare il pane. Ci occupiamo noi di questo, di comprare il pane. Ragazzi, non ho tempo di cucinare. Ci pensate voi? Lo fate voi? Ve ne occupate voi? Quindi, riassumendo, in una domanda il verbo pensare accompagnato dal pronome ne è usato per chiedere l'opinione su qualcosa. Hai visto il mio ultimo spettacolo teatrale? Che cosa ne pensi? Ne significa dello spettacolo. Il verbo pensare negli altri casi può essere accompagnato dal pronome ci, che significa a questo, a quello. Flavia è innamorata di Umberto, ci pensa sempre. Ci significa a Umberto. È un locativo, non possiamo dire gli pensa sempre. Bisogna aggiustare la sedia del soggiorno, ci pensi tu? Ci significa ad aggiustare la sedia. Lo fai tu? Ti occupi tu di questo? Il pronome ci è peggio del pronome ne, perché ci ha tantissimi usi in italiano, molto diversi, quindi ti invito a vedere o rivedere questi video che ho pubblicato sul mio canale, in cui spiego sia a livello teorico sia a livello pratico l'uso del pronome ci. In alcuni video ti propongo anche degli esercizi, dei quiz o dei giochi particolari per comprendere al meglio l'uso di questo pronome. E ti invito anche a scrivere dei commenti qui sotto per esercitarti nei nuovi usi di ci e ne con il verbo pensare. E ovviamente ricordati di scaricare anche il PDF. Grazie mille per la tua compagnia, spero che sia tutto chiaro e noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao!